Buongiorno ragazzi, oggi vi voglio parlare di inflazione. Non state qui, non scappate, non è, è veramente utile capire che cos'è l'inflazione, perché come funziona l'inflazione, ma soprattutto come possiamo batterla. L'inflazione, ragazzi, è veramente una piaga per il consumatore finale, perché vuol dire aumentare l'aumento dei prezzi e quindi avere sempre meno soldi per comprare dei beni. Questo è quello che abitualmente sentiamo dirci tutti i giorni. Se guardate attorno a voi, tutte le persone vanno ad acquistare nei supermercati e io li sento continuamente, sento dire, ma cioè, ho speso 150 euro solamente tre borse, due borse. Se andavo una volta con 150 euro mi compravo un intero scaffale, adesso esagero, ma questa è l'idea. Cioè questo fa capire come la nostra percezione, no, dell'inflazione, di cos'è l'inflazione, la parametrizziamo solamente nel momento in cui vediamo evidentemente i beni che abbiamo con gli stessi soldi. Io vi faccio un esempio, io mi ricordo che con 50 lire, ragazzi, perché ormai sono vecchio, andavo a comprarmi quello che veniva chiamato uno stick, ok? Quindi un ghiacciolo sostanzialmente, con 50 lire. Adesso ragazzi, a meno di un euro, cioè capite bene la differenza, 50 lire sono 20 centesimi, bene o male, capite bene qual è la differenza, qual è stata l'inflazione nel giro di 35 anni, no? Ok? Quindi, cioè come è stato l'aumento dei prezzi nei 35 anni, ma il problema non è tanto l'aumento dei prezzi in sé, è il fatto che nello stesso tempo i salari devono aumentare per mantenere il livello di vita, il livello di qualità di vita. E io vi faccio un esempio, ho fatto un calcolo semplicissimo, sono andato a vedere con l'inflazione degli ultimi 10 anni, quindi dal 2015 ad oggi, al 2025, se noi avessimo avuto 50.000 euro in banca, che sono una cifra ragguardevole, ma non così incredibilmente alta se si pensa che all'interno delle famiglie italiane si hanno circa 170.000 euro a famiglia, questa è vero che è una media, non è una mediana, quindi vuol dire che molti hanno tantissimi soldi e altri ne hanno pochi, ma la media è di 170.000, ma ipotizziamo di avere solamente 50.000 euro nel 2015. Ad oggi sul conto ve ne trovereste 40.000, cioè voi avreste perso 10.000 euro, cioè avreste perso il 20% del vostro patrimonio in 10 anni. Avete perso, perché questo è quello che è accaduto, ragazzi, quello che è accaduto. Avete perso il 20% del vostro capitale. È vero che voi sul vostro conto avete sempre 50.000 euro, ma la potenza con la quale voi potete andare a comprare i prodotti al giorno d'oggi è solo di 40.000. Questo per farvi intendere come è cambiata, cioè noi non abbiamo questa percezione negli ultimi 10 anni, è vero che la esperiamo nel momento in cui, come vi dicevo prima, andiamo al supermercato e con 50-60 euro compriamo veramente due buste piccoline e lì capiamo che rispetto a 5-6 anni fa, che con la cifra potevamo comprare molto di più, possiamo comprare molto di meno, ma questo problema stride nelle nostre orecchie perché effettivamente l'inflazione è aumentata, ma i nostri salari non sono aumentati. Questo soprattutto per i dipendenti, perché uno dei problemi dell'Italia è appunto questo, perché il libero professionista, l'impresa cosa fa? Nel momento in cui ha un aumento dei costi, aumenta i propri profitti andando a aumentare le proprie parcelle. Il dipendente, tantissimi dipendenti in Italia non hanno un riconoscimento, un adeguamento economico salariale e quindi questo è quello che causa la crisi della mid class, quindi della media borghesia. Okay? Senza entrare in discorsi però troppo specifici, io vi voglio parlare di un punto fondamentale. Prima di tutto qua siete su M per Mani, sapete qual è lo scopo del canale, sapete che cerchiamo di trovare quei sistemi per consentire alle famiglie di vivere in maniera importante e seguire i propri sogni per sé, per i propri figli, essendo dei piccoli e dei medi investitori, cercando di risparmiare nelle maniere più corrette. Quindi iscrivetevi al canale e dateci supporto. Ma partiamo subito. L'inflazione avete capito cos'è? Cioè l'inflazione è semplicemente un prolungato aumento o in alcuni casi c'è un decremento dei prezzi dei beni nel tempo, ok? Se c'è inflazione o deflazione. Ma quali sono le cause
dell'inflazione. Sono sostanzialmente tre, ragazzi. Uno è la domanda, cioè nel momento in cui ci sono tassi di interesse bassi e che magari le banche danno più soldi o gli istituti di credito danno dei finanziamenti più semplici, noi ci compriamo a rate il televisore da 2000 euro. Non fatelo, ragazzi, non fatelo mai. Ci compriamo la macchina nuova, compriamo casa, via discorrendo, quindi aumentano i consumi e quindi aumentano i prezzi perché c'è più domanda e quindi sappiamo bene che tra domanda e offerta, se c'è più domanda i prezzi aumentano. Oppure c'è un aumento dei costi, come i costi energetici degli ultimi anni che sono aumentati in maniera importante. Il ristorante cosa fa? Nel momento in cui deve pagare di più per riscaldare il locale, per riscaldare il pasto, per prepararlo, deve in qualche modo metterlo sul costo del ristorante. Se prima andavamo a mangiare fuori con 30 euro, adesso non ne bastano 40-50 rispetto a qualche anno fa. Quindi, questa è la seconda ragione. La terza è chiaramente un'inflazione monetaria, più soldi in circolazione rispetto ai beni disponibili. Okay? Queste sono le tre ragioni dell'inflazione. Ma cerchiamo di capire come proteggerci. Questo è il punto fondamentale del nostro discorso. Come proteggerci? Perché il problema è evidentemente questo. Cioè nel momento in cui molti attorno a noi hanno la percezione del fatto che la vita costa troppo, perché questo è, che non è solamente il caffè che ti costa 1,50 euro mentre prima ti costava 80 centesimi, non è solo quello, perché quello è un costo relativo, ma se incomincia a costare di più il pane, la farina, cioè quegli elementi essenziali, il costo della vita aumenta in maniera esponenziale. Cosa dobbiamo fare? Prima di tutto, ragazzi, è investire. Cioè noi non possiamo far altro che investire, ok? Ed è per questo che diventa fondamentale nel mondo moderno avere una educazione finanziaria. Su questo io batto sempre, perché? Perché purtroppo, come dico sempre nei miei video, ci sono due elementi. Uno è il fatto che i mercati finanziari sono una giungla e lo scopo dei mercati finanziari è di prenderti i soldi. Questo è lo scopo principale, ragazzi. Perché? Perché non è il mercato in sé che te li vuole fregare, ma ci sono delle persone, chiunque va lì dentro vuole guadagnare. Quindi ci sono i pesci grossi, che sono quelli che abitualmente sono più abituati, sono strutturati per cercare di fare soldi lì sopra e lo fanno a scapito delle altre persone, perché non è che tutti possono vincere, alcuni vincono, alcuni perdono, ok? Quindi in un mondo altamente difficoltoso come quello dei mercati finanziari, nei quali dobbiamo essere, quello che è importante è andare ad investire e avere conoscenza di come andare ad investire. Questo perché solamente investendo i nostri soldi possiamo recuperare il nostro dato inflattivo, che può essere dell'1%, 2%, quindi noi dobbiamo cercare ogni anno di guadagnare con i nostri soldi investiti nel medio-lungo periodo più di quello che ha fatto l'inflazione. Cioè se noi avessimo investito 50.000 euro 10 anni fa, in questo momento avremmo ben di più di 50.000 euro e quindi in qualche modo avremmo mantenuto, se non in qualche modo migliorato, la nostra qualità della vita perché avremmo investito. Ma il punto cruciale legato sempre al fatto dell'investire è che noi dobbiamo diversificare gli investimenti e questo è un punto, ragazzi, fondamentale. Questo è il secondo punto, ma è il punto probabilmente nodale. Come dobbiamo andare a investire affinché riusciamo a battere l'inflazione? Beh, ragazzi, non possiamo pensare di andare a mettere solamente i soldi all'interno di un conto deposito. Va bene, adesso c'è stato il BTP Italia, Plus Italia, che dava il 2,85% i primi anni, ok, mi sembra i primi 4 anni. Bene o male, se vai a fare i calcoli, tra l'inflazione attesa dei prossimi 4 anni e il rendimento netto di questo BTP, in qualche modo c'è un pareggio, quindi lasciandoli investiti i soldi probabilmente ritorniamo a casa dei nostri soldi, però ci sono delle agevolazioni, come abbiamo detto, sul fatto che non viene calcolato sull'ISEE, che abbiamo una tassazione solo del 12%, quindi in qualche modo può avere un senso, ma se vogliamo in qualche modo almeno comparare, se non migliorare rispetto all'inflazione il nostro investimento, dobbiamo andare a metterli abitualmente su delle azioni. Sappiamo che il rendimento delle azioni, soprattutto quelle americane, all'interno di un anno sono almeno del 5-7%, anche dell'8% nel medio-lungo periodo. Quindi ci fanno tornare a casa in parte dei nostri
investimenti, ok? Anche di più, perché poi dobbiamo sempre considerare che però ci sono le tasse, ok? Quindi le azioni è il punto principale. ETF, perché molto spesso sono come le azioni, replicano un indice, semplifichiamo, e quindi possiamo avere un paniere di azioni riducendo il rischio, ma nello stesso tempo avendo i rendimenti dell'S&P 500 che negli ultimi 10 anni è stato del 7-8% annuo. E poi c'è un altro aspetto, non solamente azioni, quindi per questo bisogna diversificare, ragazzi, non solamente per rischiare di meno, ma anche per battere l'inflazione, perché ci sono tanti strumenti che ci permettono di battere l'inflazione. Uno è quello degli immobili, ok ragazzi? Questo è un elemento fondamentale. Gli immobili in qualche modo fanno parte del nostro pacchetto di investimenti. E questo è abbastanza semplice perché nel momento in cui c'è inflazione vuol dire che i tassi di interesse probabilmente sono più bassi, quindi molti comprano immobili e quindi c'è più domanda e quindi le case acquistano valore. Quindi è importante, magari sarebbe intelligente andare a comprare casa se si ha possibilità nei momenti in cui ci sono dei tassi di interesse più alti, si ha parte già della liquidità per andarli a comprare, perché nel momento in cui decrementerà, e in questo è il momento perché sappiamo che nei prossimi 5-10 anni dovrebbero scendere, noi andremo a pagare meno tassi di interesse sin da subito, perché nel giro di questi 2 o 3 anni scenderanno ed è il momento principale nel quale andiamo a pagare i tassi di interesse, ok? Quindi nei momenti di inflazione le case abitualmente potrebbero acquistare valore. Poi è chiaro che magari si ha più costi di gestione, di manutenzione e via discorrendo, quindi non è tutto oro, ma sicuramente c'è un apprezzamento del nostro immobile, ok? E perché potremmo quella seconda casa che siamo andati a comprare metterla in affitto, e nel momento in cui i tassi di interesse sono alti, se noi abbiamo come dire, un affitto collegato anche ai tassi, quindi all'inflazione, abbiamo quei soldi che crescono grazie al nostro affitto e comunque ci tornano grazie all'affitto. Quindi ha un senso investire anche negli immobili. Quindi abbiamo parlato di azioni, abbiamo parlato di ETF e di immobili. E poi c'è un altro elemento importante che fa parte, ma infatti se voi ragazzi, scusate questo inciso, se voi andate a vedere il lazy portfolio, cioè quei portafogli in qualche modo definiti stanchi, no? Cioè perché non devono essere modificati, vengono lasciati lì per anni, funzionano tutti in questa maniera, cioè c'è una diversificazione fortissima in asset diversi che prevedono il rate, quindi gli immobili, prevedono le azioni, prevedono le obbligazioni e prevedono anche oro e materie prime, ok? Perché l'oro di solito batte nei momenti di inflazione, acquista in qualche modo valore. E in questi mesi di forte incertezza l'oro sta battendo tutti i record, sta crescendo in maniera importante. Questo è un altro elemento da tenere in considerazione, no? E in teoria, se si abbasseranno ancora i tassi di interesse, potrebbe prendere ancora più valore. Ma a parte la contingenza del momento storico, l'oro è un altro elemento che dà una certa stabilità ai portafogli e all'interno di molti lazy portfolio viene inserito. Okay? Quindi mi ripeto, azioni, ETF, immobili o rate se vogliamo investire attraverso la borsa e anche materie prime e oro, una diversificazione totale globale. Ma non dimentichiamoci che c'è un altro elemento che sta diventando sempre più importante all'interno per battere probabilmente l'inflazione. Lo studieremo in un altro video che sto preparando, e sono le criptovalute, in particolare il Bitcoin. Il Bitcoin potrebbe essere per la sua, come dire, sostanziale funzione attuale, che è quella di diventare sempre più un oro digitale, potrebbe in qualche modo ricoprire virtualmente, digitalmente, la funzione dell'oro. Quindi nei momenti di difficoltà andare all'interno dell'oro o andare all'interno anche del Bitcoin per diversificare. Quindi la diversificazione è un aspetto fondamentale. Ricordiamocelo ragazzi, per battere l'inflazione dobbiamo investire, non possiamo tenere i soldi fermi o metterli in un conto deposito, perché veramente
rischiamo di vedere il nostro patrimonio, di fare fatica a mettere via i soldi per lasciarli su un conto, che perdono potere, e noi un domani ci troviamo dopo 10 anni, come dicevo prima, al posto di 50.000 euro ce ne troviamo 40.000, ok? E quindi abbiamo fatto sacrifici per niente, i soldi vanno investiti. Ripeto, anche Tony Robbins nel suo libro Money ce lo ripete continuativamente, ma ce lo dicono tutti quanti: bisogna andare a investire, ok? Quindi investire diversificando. Ma poi c'è un terzo aspetto fondamentale, ragazzi, e questo lo dico veramente, ed è fondamentale: investire in se stessi. Questa sembra la solita cosa americana, il pushing americano, no, credi in te stesso. Non è così. Cioè, il problema è che, come ho evidenziato precedentemente, diventa necessario andare a investire all'interno dei mercati finanziari. Quindi, in qualche modo, dobbiamo essere consapevoli che sempre di più dobbiamo tenere in considerazione cosa succede nei mercati finanziari, e quindi dobbiamo incominciare a tenerci aggiornati con le notizie macroeconomiche, tassi di interesse, la banca centrale, le produzioni interne lordo, come si muove la macroeconomia, come la bilancia commerciale fra le varie nazioni. Dobbiamo incominciare a capire anche dell'analisi fondamentale, non solamente macroeconomica, di come studiare le azioni e i bilanci, cioè le società, di andare a investire veramente in società sane. Probabilmente chi è appassionato anche di analisi tecnica, cioè guardare l'andamento dei prezzi all'interno dei grafici, cioè c'è veramente tanto studio, ok? E questo bisogna farlo, cioè ragazzi, non si può non più dare attenzione alle conoscenze finanziarie, perché se andiamo a investire dobbiamo conoscere, perché purtroppo il mondo economico e finanziario all'interno dei mercati è molto complesso, e la maggior parte delle persone perde, anche quelle che hanno conoscenza. Ma se tu hai conoscenza, vai a costruire dei portafogli, come ho detto prima, dei lazy portfolio, o comunque delle strategie che nel medio-lungo periodo, in qualche modo, volenti o nolenti, seguendo quelle regole, si va in profitto. Ok? Quindi studiamoci Warren Buffett, studiamoci Ray Dalio, studiamoci Tony Robbins, quello che ci ha insegnato, studiamoci grandi investitori che cosa hanno fatto. Ok? Ci sono dei video anche miei nei quali lo spiego, andatevi a vedere, ragazzi. Analizzate e studiate, e bisogna sempre in qualche modo avere più conoscenze, o seguendo dei corsi sulla parte finanziaria. E poi c'è un secondo aspetto. Sicuramente possiamo andare a investire, ma noi in qualche modo dobbiamo cercare anche di migliorare il nostro stipendio. Questo è indubbio, ragazzi. Cioè, il problema dell'Italia è un problema congenito, il fatto che molto spesso le imprese sono molto restie a dare dei riconoscimenti economici, quindi delle crescite dei salari nel lungo periodo. Infatti, anzi, sentivo l'altro giorno al Sole 24 Ore che forse siamo l'unico paese che nel giro di 20 anni non solo non ha avuto un aumento dei salari, ma ha avuto un decremento, cioè una cosa incredibile a livello mondiale. Quindi in qualche modo dobbiamo andare a investire, legge numero 1, ma la legge numero 2 è che in qualche modo noi dobbiamo muoverci avendo questa consapevolezza che dobbiamo aumentare le nostre competenze e cercare in qualche modo nell'azienda dove siamo, o cercando di cambiare, ragazzi, so che il mercato è duro, ma cercare di imparare nuove skill, nuove competenze, stando sempre aggiornati e cercando di crescere all'interno della quale siamo, nell'azienda nella quale siamo, oppure cercando nuove opportunità, oppure cercare quelli che vengono definiti side hustle dagli americani, cioè delle fonti di reddito alternative, oltre al nostro lavoro. So che dura, ragazzi, però i nostri nonni o i vostri bisnonni, se siete tanti giovani, facevano così, avevano più di un lavoro, ragazzi. È dura, è faticosa, ma purtroppo il mondo sta andando in questa direzione. L'inflazione sta aumentando, in Italia i salari non stanno aumentando. Quindi in qualche modo le regole basilari, ragazzi, sono questi: investire in se stessi, punto numero 1, punto numero 2, investire nei mercati finanziari consapevolmente e diversificare nei mercati finanziari con asset diversi. Io vi voglio finire facendovi un esempio veramente importante. Ho fatto un'analisi molto semplice, no? Vi dicevo prima che chi aveva 50.000 euro 10 anni fa adesso se ne troverebbe 40.000. Ripeto, si troverebbe sempre 50.000 euro, ma in termini potenziali di acquisto avrebbe solo 40.000 euro, ok?
ha perso 10.000 euro. Okay? Se fosse andato ad investire, ragazzi, fosse andato ad investire in una maniera veramente molto semplice, sarebbe tornato a casa di quei soldi, ok? Vi faccio un esempio. Se in questo momento io prendo 2.000 euro nel 2025, ho fatto dei calcoli con l'inflazione attesa fino al 2030, nel 2030, dopo 5 anni, per mantenere il mio livello di qualità di vita, dovrei prendere almeno 2.200 euro, cioè dovrei prendere 200 euro in più al mese. Ok? Se questa cosa non è possibile attraverso la ricerca di un secondo lavoro, di una seconda fonte di profitto o di cambiare lavoro o mansione all'interno dell'azienda, dobbiamo investire. Investire, ragazzi, per fare 200 euro. Pensate voi che adesso lo farò nel prossimo video o comunque in queste settimane, quindi guardatevelo. Proporrò un portafoglio di 10 azioni da dividendo. Queste 10 azioni da dividendo ci porteranno circa 300 euro al mese, ok? In prospettiva. Quindi in qualche modo, semplicemente anche andando a investire in azioni da dividendo, noi potremmo in qualche modo andare a pareggiare, se non a superare, nei 5 anni quei soldi che stiamo perdendo con l'inflazione, semplicemente mettendo delle azioni da dividendo. Ok? Quindi questo è veramente importante, ragazzi. L'investimento è un punto fondamentale. Quindi ricapitoliamo un attimo le cose importanti. Investire e non lasciare i soldi fermi e soprattutto non investire in strumenti che abbiano dei rendimenti scarsi o, e questo non ve l'avevo ancora detto ma è un punto fondamentale, ragazzi, che abbiano dei costi esagerati. Ecco sì, perché a me è capitato in questi 25 anni, 30 anni di esperienza nel mercato finanziario di avere dei portafogli molto strutturati, decisi all'interno di alcune banche, che il problema quali erano? Che avevano dei costi di gestione altissimi, ok? Perché? Perché magari alcuni fondi arrivano anche al 3-4%, se non al 5% annuo di costo, ok? O perché c'è la banca che prende dei profitti sulla gestione di quei capitali. Quindi ragazzi, la parte fondamentale anche qui è cercare di essere consapevoli come andiamo a investire i soldi, perché anche nel momento in cui noi scegliamo un fondo che in media ci fa il 7-8% annuo, ma il 5% ce lo fa, o il 4% ce lo fa pagare di commissioni, vuol dire che noi andiamo a malapena a bilanciare il tasso di inflazione. Quindi noi pensiamo di guadagnare tanto, ma in realtà il nostro percepito non è vicino alla realtà. E questo è un punto sul quale giocano sempre gli istituti finanziari, i bancari e via discorrendo, perché tu vedi il tuo capitale salire, ma i costi li vedi in maniera in maniera molto meno evidente. Te ne accorgi poi quando? Quando a fine anno guardi il tuo capitale che inizialmente era ipotizzo di 100.000 euro, lo vedi a fine anno e di 100 e 2.000 euro. Dici, cavolo, ma ho fatto l'8%, come cavolo faccio ad avere solo 102.000 euro, aver guadagnato solo 2.000 euro in un anno, soprattutto con un capitale così importante, perché non parliamo di 10.000 euro, parliamo di 100.000 euro. Perché? Perché ci sono dei costi fondamentali, importantissimi. Quindi, non solamente, e questo è un punto al quale nessuno bada mai, dovete badare ai costi dei strumenti finanziari che prendete e ai consigli bancari che vi danno, perché questo è un punto fondamentale, ok? Quindi investire con consapevolezza e guardando i costi, evitando delle scelte con rendimenti molto bassi o con costi molto alti, diversificare in maniera continua, veramente imparate dai migliori, prendetevi anche il portafoglio di Ray Dalio, metteteci un immobile, metteteci qualcosa sul rate, mettete qualcosa sull'oro, diversificando il più possibile. Investire su quelle attività anti-inflazione, come dicevo prima, oro, cripto, non solamente, ma parte del vostro portafoglio, ma anche ci sono delle obbligazioni anti-inflazione, no? Che seguono con l'inflazione, che magari hanno i rendimenti migliori rispetto alle obbligazioni normali. E poi, punto finale, come vi ho detto, investire in voi stessi, perché bisogna investire assolutamente, bisogna farlo se vogliamo mantenere il nostro potere di acquisto, ma bisogna farlo
con oculatezza. Ragazzi, ditemi la vostra, commentate nei video, io vi aspetto sempre su questo canale per nuove analisi, nuovi argomenti molto interessanti e mi raccomando iscrivetevi. Vi aspetto a presto.